Se sei alla ricerca di auricolari True Wireless in-ear con una prestazione del microfono molto alta, tale da garantirti prestazioni elevate anche in condizioni difficili, ovvero all'aperto, quando c'è vento, quando c'è rumore, quando c'è rumore forte, quando c'è rumore forte con vento, sei nel video giusto, perché qui ti mostrerò un confronto tra 4 modelli di auricolari True Wireless in-ear bastoncino che al momento, quindi all'inizio del 2021, hanno prestazioni molto alte, mediamente superiori a tanti altri auricolari che si trovano sul mercato e hanno prestazioni tali che ciascuno di questi modelli può essere utilizzato tranquillamente se chiami tanto e quindi anche per lavoro, in modo tale insomma che non devi urlare per farti capire e comunque la voce dall'altro lato arriva sempre o quasi sempre in modo comprensibile. Quali sono questi 4 modelli? Sono le AirPods Pro che hanno più microfoni e una tecnologia tale da andare a ottimizzare le chiamate grazie all'utilizzo di microfoni beamforming, quindi direttivi, che si sincronizzano grazie a un accelerometro vocale. Inoltre hanno una griglia che copre uno dei microfoni antivento per andare a appunto contrastare l'interferenza del vento. Le Huawei FreeBuds Pro, anche queste hanno più microfoni, in particolare utilizzano 2 microfoni esterni, uno dei quali è stato reso resistente alle interferenze del vento e in più Huawei utilizza una tecnologia sofisticata, altrettanto come quella Apple, un sensore che ha definito osseo, che è capace di andare a registrare le vibrazioni che viaggiano attraverso le ossa del cranio e le sovrappone a quella che è la voce invece percepita dai microfoni esterni. In condizioni di forte rumore un algoritmo fa un confronto e ottimizza la voce, quindi diciamo una tecnologia non esattamente simile a quella Apple, però altrettanto sofisticata. Poi abbiamo le Soundcore Liberty Air 2 Pro che utilizzano 2 microfoni e un algoritmo proprietario per andare a ripulire il segnale. E poi le Xiaomi Mi Air 2 Pro sono arrivate anche queste da poco sul mercato come le Soundcore di Anker, e anche qui c'è un algoritmo proprietario Xiaomi e si utilizzano più microfoni per andare a ripulire il segnale. Diciamo che le Huawei FreeBuds Pro e le AirPods Pro si trovano su un segmento di mercato più alto. È inutile dirlo che le AirPods Pro costano di più, le FreeBuds Pro hanno un costo di listino di 79,90, però oggi le trovi scontate intorno ai 150 euro. Invece queste qui ci troviamo su un segmento di mercato medio perché le Soundcore hanno un costo di 130 euro, ma li troverai fra poco in offerta. Le Xiaomi non sono ancora ufficialmente arrivate sul mercato europeo, ma hanno un costo intorno ai 120 euro più o meno, però si possono trovare in offerta a 90, quindi diciamo sono 2 livelli leggermente diversi, però le prestazioni sono, come vedrai, comunque buone. Puoi scegliere anche in base al tuo gusto di come rendono la voce o insomma alle prestazioni generali che adesso andiamo a confrontare. Il confronto lo farò come al solito seguendo una serie di registrazioni cominciando da condizioni di silenzio, dove però ti anticipo che fanno più o meno tutte quante bene, poi si tratta proprio di piccole differenze, e invece poi in condizioni difficili in cui ci sarà vento, ci sarà rumore e vento più rumore. Cominciamo dalle AirPods Pro in condizioni di silenzio. Prova di registrazione con le Apple AirPods Pro in condizione di assoluto silenzio. Bene. Huawei FreeBuds Pro. Prova di registrazione con le Huawei FreeBuds Pro in condizione di assoluto silenzio.
ok? L'intensità della registrazione è più alta rispetto a prima. Mi Air 2 Pro, Xiaomi. Prova di registrazione con le Xiaomi Mi Air 2 Pro in condizioni di assoluto silenzio. Molto bene. Le Sound Liberty Air 2 Pro. Prova di registrazione con le Soundcore Liberty Air 2 Pro in condizioni di assoluto silenzio. Fanno tutte quante bene, ma io personalmente preferisco le FreeBuds Pro. Attribuisco un 9 alle Huawei FreeBuds Pro. A seguire mi sono piaciute anche le Xiaomi Mi Air 2 Pro, poi le Liberty e in coda le Apple AirPods Pro, perché a parte insomma l'intensità della registrazione mi sembra meno pulita la voce. Vediamo adesso in condizioni di vento debole, sotto ai 3-4 metri al secondo. AirPods Pro. Prova di registrazione con le AirPods Pro in condizioni di vento debole. C'è un fruscio di fondo. Huawei FreeBuds Pro. Prova di registrazione con le Huawei FreeBuds Pro in condizioni di vento debole. Anche qui c'è un fruscio di fondo, ma la voce è più presente, è più in primo piano. Con le Xiaomi. Prova di registrazione con lo Xiaomi Mi Air 2 Pro in condizioni di vento debole. Molto bene anche le Xiaomi. Le Liberty Air 2 Pro. Prova di registrazione con le Soundcore Liberty Air 2 Pro in condizioni di vento debole. Molto bene. A te quale è piaciuto di più? Ti mando in sovraimpressione i miei voti. In questo caso ho dato un 9 alle FreeBuds Pro e alle Sound Liberty Air 2 Pro. Delle FreeBuds Pro mi piace proprio la presenza della voce. Delle Liberty Air 2 Pro l'intensità della voce in primo piano è leggermente ridotta rispetto alle Huawei, però è molto naturale, mi piace come l'hanno resa. Molto bene le Xiaomi Mi Air 2 Pro, 8, 7 invece le AirPods Pro. Andiamo a vedere invece nel caso di vento forte, cioè sopra ai 6 metri al secondo. Cominciamo dalle AirPods Pro. Prova di registrazione con le Apple AirPods Pro in condizioni di vento forte. In questo caso la voce diventa un po' esile. Huawei FreeBuds Pro. Prova di registrazione con le Huawei FreeBuds Pro in condizioni di vento forte. Bene l'intensità della voce, però il fruscio in sottofondo è molto evidente. Vediamo con le Xiaomi. Prova di registrazione con lo Xiaomi Mi Air 2 Pro in condizioni di vento forte. Ok, vediamo con le Soundcore Liberty Air 2 Pro. Prova di registrazione con le Soundcore Liberty Air 2 Pro in condizioni di vento forte. Ok, e questi sono i miei voti. In questo caso ho preferito le Xiaomi Mi Air 2 Pro, dando un 8, perché rispetto alle FreeBuds Pro e alle Liberty Air 2 Pro, che pure hanno fatto molto bene, però hanno reso la voce in modo più naturale. In tutti e tre i casi il fruscio del vento forte resta in sottofondo. Per le Xiaomi è leggermente più attenuato. Invece delle AirPods Pro mi piace meno il fatto che la voce si assottiglia e non è in primo piano, o meglio, hanno più difficoltà. Vediamo adesso con rumore a 85 decibel. Cominciamo dalle AirPods. Prova di registrazione con le Apple AirPods Pro in condizioni di rumore 85 decibel. Bene, Huawei FreeBuds Pro.
Prova di registrazione con le Huawei FreeBuds Pro in condizioni di rumore a 85 decibel. Con le Xiaomi. Prova di registrazione con le Xiaomi Mi Air 2 Pro in condizioni di rumore a 85 decibel. E infine con le Soundcore Liberty. Prova di registrazione con le Soundcore Liberty Air 2 Pro in condizioni di rumore a 85 decibel. Come hai visto, questi 4 auricolari gestiscono in modo diverso il rumore, nel modo in cui l'algoritmo va a tagliare le frequenze. Infatti la voce suona diversa, no? A seconda dell'auricolare. Le Huawei la danno più calda, ma a volte un po' rimbombante, un po' confusa. Invece le Xiaomi la danno più fredda, a volte un po' però metallica. Mi è piaciuto in questo test specifico come l'hanno resa le Sound Liberty Air 2 Pro. In tutti e tre i casi c'è fruscio, ma fanno peggio comunque le AirPods Pro. Vediamo adesso in un test molto difficile, quello dei 100 decibel, e cominciamo dalle AirPods Pro. Si tratta sempre di un rumore ambientale dovuto sostanzialmente al traffico. E qui la voce si è spinta davvero molto dietro al rumore, è quasi incomprensibile. Vediamo le Huawei FreeBuds Pro. Le Xiaomi Mi Air 2 Pro. Prova di registrazione con le Xiaomi Mi Air 2 Pro in condizioni di rumore a 100 decibel. E le Sound Liberty Air 2 Pro. Prova di registrazione con le Soundcore Liberty Air 2 Pro in condizioni di rumore a 100 decibel. Molto bene. Questi sono i miei voti. Ancora una volta tendo a preferire le Sound Liberty Air 2 Pro, a cui ho dato un 9. Seguono le Xiaomi Mi Air 2 Pro. In questo test dei 100 decibel si vede chiaramente che gli auricolari a bastoncino più corto soffrono di più, e infatti anche le Huawei FreeBuds Pro insomma non è che hanno fatto proprio benissimo, però sono sopra la sufficienza, perché comunque la voce era comprensibile, mentre sotto la sufficienza con un bel 3 le AirPods Pro, dove purtroppo la voce ormai si era persa. Vediamo adesso con un rumore di intensità più ridotta, sempre 85 decibel, ma dovute a chiacchiere, altre persone che parlano, quindi il rumore si va a posizionare su frequenze che sono prossime a quelle della tua voce. Come fanno i vari auricolari? Cominciamo sempre dalle AirPods Pro. Prova di registrazione con le Apple AirPods Pro in condizioni di chiacchiere di sottofondo a 85 decibel. Huawei FreeBuds Pro. Di registrazione con le Huawei FreeBuds Pro in condizioni di chiacchiere di sottofondo a 85 decibel. Xiaomi Mi Air 2 Pro. Prova di registrazione con le Xiaomi Mi Air 2 Pro in condizioni di chiacchiere di sottofondo a 85 decibel. E le Sound Liberty. Prova di registrazione con le Soundcore Liberty Air 2 Pro in condizioni di chiacchiere di sottofondo a 85 decibel. Bene, e queste sono le mie valutazioni. In questo caso mi sembra abbiano fatto tutte abbastanza bene. Le AirPods sono sempre un po' dietro, le FreeBuds Pro, le Mi Air 2 Pro e le Sound Liberty stanno più o meno sullo stesso livello. Ho dato un voto in più alle Anker perché ho preferito il modo in cui
hanno reso la voce, mi è sembrata più naturale, ok, rispetto alle altre due. Come livello di separazione rispetto al fondo rumoroso delle chiacchiere più o meno è lo stesso. Vediamo l'ultima prova, quella con vento più rumore forte. Cominciamo sempre dalle AirPods Pro. Qui purtroppo la voce si perde, a tratti non è più comprensibile. Huawei FreeBuds Pro. Xiaomi Mi Air 2 Pro. Le Soundcore Liberty Air 2 Pro. Prova di registrazione con le Soundcore Liberty Air 2 Pro in condizioni di vento forte e rumore forte. Fanalino di coda, sempre le AirPods Pro, dove la voce non era proprio più distinguibile quasi dal rumore, incomprensibile. Non hanno fatto benissimo nemmeno le FreeBuds Pro, dove la voce era interrotta e comunque non chiarissima, e le Xiaomi Mi Air 2 Pro già meglio, sopra la sufficienza, ma quelle che hanno fatto davvero molto molto bene, soprattutto meglio delle altre, sono state le Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro, e a cui ho dato un bel 9. Sinceramente sono rimasto anche io sorpreso. In particolare le Xiaomi hanno delle direzioni del vento dove non fanno bene, cioè quando il vento entra all'interno del canale microfonico da alcune direzioni degradano molto la prestazione. In particolare sembra che non riescono a gestire benissimo un vento forte con rumore forte, cioè quando queste due interferenze si sommano. Ok, invece le Soundcore si sono dimostrate, insomma, da questo punto di vista più affidabili. Comunque le Xiaomi sono sopra la sufficienza. C'è da sorprendersi che le AirPods Pro alla fine rispetto alle altre hanno fatto peggio in tutti i test. Forse sì, forse no, se consideri che sono le più anzianotte, perché queste qui sono cuffie del 2019. Apple ha cominciato a spedirle a ottobre del 2019, e insomma, quindi rispetto già alle Huawei c'è un bel po' di differenza di mesi, mentre le Xiaomi e le Soundcore Liberty Air 2 Pro sono auricolari recentissimi, in particolare le Liberty Air 2 Pro, ma anche le Xiaomi sono usciti da pochissimo. E questo fa ben sperare per il 2021, perché anche brand diciamo che realizzano articoli più economici stanno ovviamente portando le prestazioni su un livello davvero molto alto. Qui parliamo naturalmente del microfono. È chiaro che poi le AirPods e le Huawei FreeBuds Pro, per altre caratteristiche, in particolare per la cancellazione attiva del rumore, sono proprio su un altro livello rispetto a questi altri due auricolari. Però per il microfono, e solo per il microfono, devo dire davvero un ottimo lavoro da parte di questi due brand. Quindi diciamo, oggi è possibile acquistare degli auricolari per lavoro, quindi per parlare tanto senza dover necessariamente spendere o arrivare a spendere 200 euro o anche 150, perché considera che qui insomma con le Soundcore Liberty Air 2 Pro fra poco saremo in prossimità dei 100 euro quando cominceranno a metterle scontate. E naturalmente, se non vuoi auricolari in ear, ci sono sempre auricolari Open Fit, perché oggi già le FreeBuds 3 costano poco al di sopra dei 100 euro.
Questo era il confronto che volevo fare, spero di averti lasciato un po' di informazioni, in particolare della tabella che ti mostro di nuovo. Tu puoi andare a vedere quale auricolare fa meglio in certe condizioni e regolarti in base alle tue esigenze, o semplicemente scegliere in base a quello che hai sentito, a come fanno durante le varie registrazioni. Io ti ringrazio per l'attenzione, se hai domande sei il benvenuto sotto. A presto.